E io sono tornato a casa e gli ho detto alla mamma che volevo fare il musicista. Papà è sceso, ha acceso la macchina e ha detto io sono pronto per andare in tour. E la mamma ha cominciato a prendere psicofarmaci, ovviamente. CM, Claudio Mazzucchelli, 64 anni ad aprile, nasco musicista, pianista, liceo scientifico, università di psicologia, perfezionamento in psichiatria, neuropsicopatologia dell'età evolutiva per i bambini. Papà è tecnicamente stato sempre presente ed è peraltro il fautore di tutto il mio percorso, dallo studio, dalla musica, dall'apertura del negozio di strumenti, dalla motivazione per cui è nata CM Orchestra, che credo sia la cosa più emozionante che ho realizzato. La mamma lavorava all'ospedale psichiatrico di Novara e quindi il suo sogno era di avermi come primario nel reparto degli agitati. Poi bisogna fare un salto importante al 2016, un libricino che papà mi lascia, c'è scritto: questi sono i soldi che io ho sottratto alla mamma dei resti nelle spese, delle vincite del lotto, usa questi soldi, corona il tuo sogno, fai l'orchestra, io ho sempre avuto il sogno di avere un'orchestra, prendi questi 375 brani, arrangiali e suonali per me. Tecnicamente, cioè Claudio Mazzucchelli, dopo tutto il percorso del negozio di strumenti musicali, eccetera, eccetera, sogna di fare il progettista audio-video, da sempre. E incomincia a lavorare per una grande azienda che distribuisce materiale audio sul territorio nazionale per 24 anni. Poi, non chiedetemi il perché non c'è una ragione specifica, veniamo chiamati per partecipare alla gara di progettazione dei new building di MSC Crociere. Non abbiamo l'economia, quindi il denaro, per partecipare a questa gara. I ragazzi mi dicono: Claudio, fino a settembre noi ci stiamo con te, poi in qualche modo ci pagherai gli stipendi. Facciamo la gara e vediamo cosa succede. Oggi credo che siamo quotati nel mercato navale a un certo livello, stiamo lavorando con MSC per le prossime 12 costruzioni, un bel processo. MSC cos'è? MSC è una family company, geniale, ovviamente il signor Aponte è geniale, è un team che ti sollecita, ti dice in maniera non chiara cosa vuole ottenere, ma semplicemente perché ti sta chiedendo: io voglio questo, però fammelo tu con la tecnologia. E dal punto di vista emozionale è un'evoluzione importante. Siamo partiti nel progettare lo standard consueto per il passeggero a bordo, per poi avere Cirque du Soleil a bordo, per portare un'innovazione, quindi non l'illuminazione di tipo passivo, ma l'illuminazione e le luci e la gestione dell'intrattenimento che diventa parte operativa. Stiamo lavorando su concetti abbastanza evoluti ed importanti di intelligenza artificiale per la lettura della comfort zone cromatica e sinestesica del passeggero, per adeguare uno show che diventa il dynamic show, cioè lo show che veste quello che è il gruppo di passeggeri in quel momento preciso all'interno del teatro. Colore blu predominante, usiamo la ruota colore blu, colore giallo nell'outfit predominante, avremo tutto lo show che migra verso una serie di queste cose, dinamica acustica che cambia in funzione della fascia d'età del pubblico dentro, quindi un aspetto animistico della tecnologia, perché lo spettacolo non cambia, ma lo spettacolo segue l'esigenza del pubblico che dà messaggi molto precisi. Come dice il direttore d'orchestra, ho avuto l'occasione di conoscere Muti, mi dica cosa vuol dire dirigere ai suoi livelli. La risposta è stata: significa ascoltare 80 persone che stanno suonando per te e semplicemente non farle andare fuori strada. L'orchestra suona da sola, non ha bisogno del direttore. Il direttore è semplicemente la guida che è un leader. La sua leadership serve a controllare gli sbandamenti di ogni singolo essere umano. Basta. Fanno tutto loro. Tecnicamente io conosco RM per referenza indotta da una designer che si occupa di house lighting, quindi luci architetturali, che è la nostra partner nel progetto iniziale di MSC, di conoscere questa azienda. Tenete presente che io sono un uomo audio, quindi il primo approccio con RM è stato: buongiorno, siamo qua per parlare con lei di luci. Beh, non parlate con me, io faccio audio, quindi le luci non mi interessano. La risposta è stata: lei tra 6 mesi si innamorerà della luce
e smetterà di occuparsi di audio e si occuperà delle luci. Io oggi in CM faccio progettazione luminotecnica. E poi diventa un innamoramento pazzesco. Conosco la struttura, conosco le persone. Mi sono sposato 2 volte. Mi sono sposato con Roberta, che è una donna straordinaria che mi ha permesso di fare quello che volevo, compreso creare un'orchestra di 60 elementi, che tra l'altro suona spesso e volentieri per RM, quindi c'è un connubio incredibile, pazzesco di feeling. I miei musicisti sono innamorati di tutto il personale di RM, di tutto il gruppo. RM ha un fattore importantissimo, perché Paola, che è una persona di una capacità comunicativa devastante anche nel dirti le cose peggiori, mi affronta nel 2020 dicendo la tua cultura, quello che hai fatto trasversalmente tra l'università, la musica, l'ingegneria, eccetera, eccetera, non può essere rappresentato da un essere fisico che comunque non è in forma, che non è sereno, che non si muove con dignità, che non si muove con eleganza. E Marco mi dice, e c'ha ragione, e io, sì, grazie, amici, facciamo che non mettiamo più le luci della roba sui miei progetti, no? Poi in realtà torni a casa, ci ripensi, accendi la luce quando esci dalla doccia, che prima non l'accendevo per ovvie motivazioni, accendi e dici sì, però in realtà non sei proprio messo bene, e quindi nasce la voglia di ricostruirsi, di ritornare a essere, diciamo, in forma. E conosco una personal trainer che mi porta in maniera devastante a fare 4 sessioni di CrossFit a settimana. Vi posso solo dire che oggi sono 78 kg, ho una massa muscolare tonica. Alla mia età ho fatto 5 anni di diabete. Credo di essere tra gli 8 in Europa che sono stati dichiarati guariti dal diabete, quindi non prendo più farmacologia diabetologica, semplicemente attraverso una cura dell'alimentazione e l'attività fisica, che poi ti porta a essere performante negli orari di lavoro, nella concentrazione, nel seguire la musica. E mi sento di dare un messaggio abbastanza importante perché l'ho vissuto su me stesso, mi sono ricostruito fisicamente. Oggi, ragazzi, non cercate l'alienazione nelle sostanze atropiche, in tutto quello che genera confusione mentale e cerebrale, perché la percezione dei momenti di felicità deve essere in piena consapevolezza della cognizione mentale di ogni singolo secondo che vivete. La dispersione mentale non funziona. Quello che mi ha insegnato RM, e questo è straordinario dal punto di vista emotivo, non è la luce fa questo, la console lighting, il mixer luci fa questo e fa 1 miliardo di cose, ma dovete saperlo usare con il cuore, con l'anima e con il sentimento, altrimenti è un'esecuzione muscolare di tecnica. Posso farmi pubblicità? Cioè, Tones Teatro Natura è una cosa pazzesca. Intanto vedrete tutto quello che è il prodotto RM sviluppato, che non è solo robe, ma sono le luci, sono il kinetic, sono tutto il percorso che facciamo insieme. I tecnici di RM all'inizio di ogni anno mi chiedono: ma c'è Tones? Facciamo insieme? Sviluppiamo tecnologia? Facciamo esperimenti? E io, ci siamo. Guardate cos'è Tones Teatro Natura, cercate CM Orchestra Tones Teatro Natura e vedete una serie di episodi interessanti, importanti.